Buongiorno ragazzi, benvenuti. Parliamo della storia della Polonia nel 300. Nel 1306 che cosa succede? La dinastia dei Przemysli di Boemia si estingue. Diventa così possibile la restaurazione della casata dei Piasti sul trono della Polonia. Io vi ho scritto le parole difficili, le parole significative o le parole non italiane sulla lavagna. Quindi quale esponente dei Piasti vuol tornare padrone della Polonia al posto dei Boemi? È Ladislao il Breve. Ladislao il Breve in realtà rivendicava il trono di Cracovia, il trono della Polonia, sin dal 1288, anno della morte di suo fratello Lesznek il Nero. Vi erano in realtà diversi rami della famiglia dei Piasti. Il ramo più antico della dinastia dei Piasti, quello della Slesia, non era amato dai polacchi perché si era germanizzato e comunque aveva poco potere. Il secondo e il terzo ramo dei Piasti che avevano governato rispettivamente la Grande Polonia e la Piccola Polonia si erano estinti. Ladislao quindi apparteneva al ramo Kujavo dei Piasti, quello che veniva dalla regione della Kujavia. Possedeva Ladislao i principati di Sheraz e Uenteza, che anche se si scrivono in questo modo si pronunciano Sheraz e Uenteza. Egli possedeva anche una parte della piccola Polonia e aveva l'appoggio di Bonifacio VIII, il che è importante. Nel 1306 Ladislao viene riconosciuto gran principe dai nobili della piccola Polonia, della Kujava e della Pomerania polacca, detta anche Pomerelia. La Pomerania orientale, cioè la Pomerania polacca, veniva anche chiamata Pomerelia, però non viene riconosciuto né dalla Slesia né dalla Masovia e neanche dalla Grande Polonia, che appoggiava il suo contendente Enrico, principe di Głogów, il quale Enrico di Głogów però muore nel 1307. La maggiore ostilità a Ladislao proviene ovviamente dai cittadini tedeschi e dai principi filotedeschi della Slesia, che non desiderano la rinascita del patriottismo polacco perché capiscono che avrebbe danneggiato le comunità tedesche. Nel 1310 si ribellano i tedeschi di Poznan, che in tedesco si dice Posen, in polacco si pronuncia Poznań, e nel 1311 si sollevano anche i tedeschi della piccola Polonia guidati dal vescovo di Cracovia. Queste ribellioni vengono schiacciate, però vedete che per il nuovo sovrano polacco, quello che pretende di essere il nuovo sovrano polacco Ladislao, la vita non è facile. Molto pericoloso è l'ordine teutonico, ben radicato in Prussia, che non si limita più a portare avanti le crociate del Baltico, le crociate contro i pagani lituani, ma conquista pezzi di Polonia. Nel 1307 la Pomerania di Ladislao viene invasa dal margravio di Brandeburgo. Ovviamente il Brandeburgo era alleato dell'ordine teutonico, era alleato con i cavalieri dell'ordine teutonico. I cavalieri dell'ordine teutonico invadono a loro volta la Pomerania, massacrando la guarnigione polacca di Danzica e conquistando tutta la regione. Nel 1309 il gran maestro dei cavalieri teutonici, che fino ad allora aveva risieduto a Venezia, si trasferisce a Marienburg, la capitale dell'ordine teutonico, dello stato dei cavalieri teutonici, e quindi il Gran Maestro, spostandosi a Marienburg, prende direttamente il controllo delle operazioni. Ladislao chiede appoggio a Roma, che anche dopo la morte di Bonifacio VIII continua a fornirglielo. Siccome i nuovi sovrani di Boemia, cioè il Lussemburgo, rivendicano il trono polacco in quanto successori dei Przemyslidi, Ladislao si allea con Carlo Roberto d'Angiò d'Ungheria, cioè Carlo I. Abbiamo, vedete, l'alleanza tra Polonia e Ungheria. L'Ungheria era molto forte all'epoca. Carlo Roberto d'Angiò d'Ungheria, Carlo I, sposa
Elisabetta, figlia di Ladislao di Polonia, quindi questa alleanza viene sancita anche da un matrimonio regale. La vicinanza della Polonia alla raffinata corte ungherese, peraltro, favorisce la Polonia da un punto di vista culturale. Contro il Brandeburgo, Ladislao si allea con i re scandinavi, un'altra alleanza. Infine Ladislao si allea con i lituani, che erano stati anche loro invasi dai cavalieri teutonici, facendo sposare suo figlio Ladislao con Aldona, figlia del re di Lituania Gedimino, in realtà del duca di Lituania Gedimino. Vedete, tutte queste alleanze e tutti questi matrimoni da parte di Ladislao di Polonia aiutano molto, e quindi lui riesce a farsi incoronare finalmente re di Polonia a Cracovia nel 1320, nonostante le proteste dell'altro candidato al regno di Polonia, cioè di Giovanni I, re di Boemia, Giovanni I di Lussemburgo, re di Boemia. Nonostante il Papa avesse decretato che la Pomerania dovesse tornare alla Polonia, l'ordine teutonico non vuole restituirla. Allora Ladislao I muove guerra appoggiato da Ungheria e Lituania. La Polonia è ancora debole e divisa, oltre che piena di tedeschi in Slesia e in Masovia, che di certo non assicurano fedeltà. Tuttavia Polonia e Lituania riescono a sconfiggere i cavalieri teutonici, l'ordine teutonico, alleati con Boemia e con Brandeburgo. Riescono a sconfiggere nel 1331 nella battaglia di Plowze. Questa vittoria però non serve a molto alla Polonia e ai suoi alleati, e infatti non serve ad evitare le successive terribili scorrerie dei cavalieri che penetrano in profondità in Polonia. Alla fine della guerra i cavalieri teutonici occupano tutta la Kujava. Nel frattempo Ladislao I però era morto nel 1333. Il giudizio su Ladislao I di Polonia è senz'altro positivo, nonostante le difficoltà, le ristrettezze in cui si trovò ad agire. Egli restaurò la monarchia dei Piasti in Polonia. Per quanto debole, egli pose le basi su cui i successori poterono costruire. Quindi nel 1333 al posto di Ladislao sale sul trono suo figlio Casimiro III dei Piasti, re di Polonia dal 1333 al 1370, quindi un periodo piuttosto lungo. Casimiro III sarà in seguito ricordato come Casimiro il Grande. Anche lui, come suo padre, prende come modello il regno illuminato degli Angioini in Ungheria. A differenza del padre, però, egli è meno idealista e guerriero e più propenso alle sottili strategie. Casimiro pensa che la Polonia non sia in grado di sconfiggere i suoi potenti nemici e quindi si dedica maggiormente a rafforzare il regno al suo interno. Era importante infatti unire con un saldo legame le province polacche. Grazie all'aiuto dell'Ungheria, Casimiro III firma con la Boemia il trattato di Vyšehrad tra Polonia, Boemia e in Ungheria. Vyšehrad in polacco viene chiamata in realtà questa cittadina Visegrad in ungherese. D'altra parte Visegrad si trova in Ungheria, non certo in Polonia. Firmano questo trattato in cambio della sovranità boema sulla Slesia e sul Principato di Plock e di un tributo pagato da Casimiro di Polonia alla Boemia. Giovanni I di Boemia rinuncia alle pretese sul trono polacco. Naturalmente Casimiro III spera nel sostegno della Boemia contro i cavalieri teutonici. Nel frattempo cerca di risolvere il contenzioso con questi ultimi con dei negoziati, ma senza successo. Polonia, Ungheria e Boemia firmano il secondo trattato di Vyšehrad nel 1339. Siccome Casimiro non ha figli, trova
un'intesa sulla successione al trono polacco. Esso andrà a Luigi d'Angiò, figlio di Carlo Roberto d'Angiò d'Ungheria e di sua moglie Elisabetta, che era la sorella di Casimiro. Quindi vedete, Casimiro III di Polonia sceglie una successione ungherese dopo di lui sul regno di Polonia. Questo trattato che regola la successione viene confermato dal trattato di Buda nel 1355. Viene imposto che il futuro re proveniente dall'Ungheria assegnerà cariche solo a nobili polacchi, rispetterà gli statuti di libertà dei polacchi e non approverà nuove tasse. I trattati di Visegrad o Visegrad sono importanti anche perché Boemia, Ungheria e Polonia formano un'alleanza commerciale anti-asburgica. Di questo abbiamo già parlato nelle lezioni sulla storia della Boemia. Infatti i tre sovrani di Polonia, Boemia e Ungheria decidono di aprire nuove strade per aggirare Vienna, che si era appena rafforzata conquistando Carinzia e Carniola, e arrivare più facilmente ai mercati europei. Nel frattempo Casimiro III aveva deciso di rinunciare a fronteggiare l'ordine teutonico e con il trattato di Calice nel 1343 concesse ai cavalieri teutonici la Pomerania, ma anche la regione di Huemo, che si scrive Celm, no, ma si legge Huemo, e in tedesco si chiama Kulm. Quindi cede ai cavalieri teutonici questi territori e anche altri piccoli territori, in cambio però si prende la Kujava e altri territori minori. Casimiro certo potrebbe essere criticato per queste perdite polacche nei territori occidentali, ma il suo intento era quello di compensarle con conquiste nei territori russi a est. In questo processo la Polonia era destinata a incontrarsi e a scontrarsi con la Lituania. La storia della Lituania ci interessa moltissimo, perché ben presto essa si unirà con la Polonia. Sotto Mindaugas, eccolo, Mindaugas, il duca di Lituania dal 1235 al 1260, i lituani escono dal loro stato primordiale, primitivo, nella foresta e si trasforma in una potenza organizzata. La Lituania occupa vaste zone dei territori russi, comprese Vilna, Minsk, Grodno. Ecco, Vilna, che poi sarà destinata a diventare la capitale della Lituania, Minsk oppure Grodno. Danilo di Galizia riesce a restare immune, ma le aggressioni devastanti dei lituani toccano Rus di Novgorod, Kiev e Mosca, territori degli slavi orientali. I principati russi sono molto deboli a causa delle precedenti devastazioni mongole. Tale espansione della Lituania è all'origine della conquista da parte della Lituania di buona parte dell'attuale Ucraina e dell'attuale Bielorussia. Dopo Mindaugas lo Stato lituano si sfalda per via di contrasti interni, ma verso la fine del XIII secolo ritorna potente sotto una nuova dinastia e riesce a fronteggiare sia l'ordine teutonico sia l'ordine della Livonia. Sotto Gedimino, che regna in Lituania, Gedimino dal 1315 al 1341, Gedimino che è il vero artefice della potenza lituana, ai possedimenti della Samogizia vengono aggiunti molti principati della Rus occidentale. Come abbiamo detto nelle lezioni sulla storia dell'Ucraina, questi principati Rus consideravano la Lituania, che era già abitata da molti slavi orientali, come l'unica possibilità per sfuggire al dominio dei tatari, i turco-mongoli dell'Orda d'Oro, che furono sconfitti dai lituani ripetutamente. Così Polotsk si era unita alla Lituania nel 1307 e Vitebsk poco dopo. Poi Gedimino conquista Brest nel 1315 e subito dopo Minsk. In seguito alla vittoria sull'Irpen nel 1320, Gedimino sottomette Kiev
è la sua regione, quindi vedete i territori che vengono conquistati man mano dalla Lituania: Samogizia, Polotsk, Vitebsk, Brest, Minsk, Kiev, con la battaglia di Irpen nel 1320. In realtà Kiev manteneva la sua importanza simbolica, ma aveva perso il predominio politico ed economico già da tempo. La capitale della Russia era stata spostata a Vladimir del Nord. Gedimino così aveva sottomesso tutta la Russia bianca, la Bielorussia, e una parte dell'attuale Ucraina. Sono tutte cose che noi abbiamo spiegato anche durante le lezioni sulla storia dell'Ucraina, a cui io vi rimando. Bisogna comprendere una cosa molto importante: il ruolo che era stato del Principato di Kiev viene ereditato dalla Lituania, non da Mosca. Inizia da questo periodo la frattura storica tra la Moscovia a nord-est, che diventerà l'attuale Russia, diversa ideologicamente e in parte anche etnicamente da Kiev, e dall'altra parte appunto il nuovo Stato russo-lituano. La Moscovia non avrà connessione con l'Occidente, sarà fortemente influenzata dall'impero bizantino, dall'impero mongolo e poi dal Khanato dell'Orda d'Oro, che era venuto fuori dalla divisione dell'impero mongolo. Invece ucraini e bielorussi, incorporati nella Lituania e nella Polonia, guarderanno a ovest. Ad ogni modo, sebbene la maggior parte dei sudditi e dei duchi di Lituania fossero russi, slavi orientali, l'elemento russo non riuscirà mai a diventare dominante, tanto è vero che i lituani restarono pagani fino alla fine del XIV secolo, non si fecero ortodossi, e quando si convertirono, attenzione, scelsero, come vedremo, il cattolicesimo e non il cristianesimo ortodosso. La Lituania quindi non diventerà mai uno stato russo, e per questo motivo la sua storia non va studiata all'interno della storia della Russia, ma insieme alla storia della Polonia, come stiamo correttamente facendo noi. Insieme alla storia della Polonia, con cui si unirà, lo vedremo, alla fine del 300. Molti di questi argomenti, lo ripeto, sono già stati illustrati all'interno delle lezioni sulla storia dell'Ucraina, quindi andate a vedere le mie lezioni, anche le mie lezioni sulla storia dell'Ucraina. La Lituania si espande e si rafforza in maniera straordinaria in brevissimo tempo, temprata da una lunga tradizione militare iniziata con le scorrerie e continuata con le aggressioni a cui partecipava tutto il popolo, che avevano creato uno spirito rude e bellicoso ma disciplinato. A queste caratteristiche si aggiungeva la rabbia e la sete di vendetta degli emigrati prussiani, scacciati dai cavalieri teutonici che Gedimino aveva accolto nei territori russi, e anche la potenza delle antiche tribù Yatvinge, ciò che restava delle antiche tribù degli Yatvingi, che erano stati duramente sconfitti dal Rus di Kiev, ma ciò che rimane, ecco, vi ho scritto qua Yatvingi, ciò che rimane degli Yatvingi appoggiarono il nuovo stato lituano. Inizialmente Gedimino aveva come centro del suo principato Trochi, leggete qui, Trochi era la sua capitale, poi Gedimino sposta la capitale nella nuova città di Vilna. A seguito del declino di Kiev, per un certo periodo la prevalenza tra i principati della Russia occidentale era stata esercitata dalla Galizia e dalla Volinia, contraddistinte dalle antiche capitali Galic e Volodemir. Erano state tra i pochi principati russi che in qualche modo erano stati graziati dall'occupazione dei mongoli, dei tatari. Questi territori, attenzione, Galizia e Volinia, erano chiamati anche Rutenia, oppure Russia Rossa. La Galizia non era stata occupata, come ho detto, dai mongoli di Batu Khan nel 1240, ma viene comunque devastata da una successiva invasione tatara al comando di Tulubuga Khan nel 1282. Essendo la Galizia l'unico principato della Russia occidentale rimasto indipendente,
Lituania e Polonia si apprestavano a conquistarlo. L'occasione arriva in seguito ad un problema di successione. Infatti, nel 1324 gli ultimi principi della casa di Roman, che era stato veramente molto potente, Roman, principe di Galizia e di Volinia, i suoi ultimi discendenti, Andrev e Leo, muoiono in guerra contro i tatari senza aver avuto figli, senza eredi. A pretendere l'eredità di Volinia e Galizia ci sono i re d'Ungheria, ma anche il Khan dei tatari dell'Orda d'Oro, molto potente, Özbek. C'è da dire che Liubartas, il nuovo principe di Lituania, che succede a Gedimino, Liubartas, detto anche Liubart, aveva sposato una figlia dell'ultimo principe di Volinia-Galizia, quindi per questo motivo la Lituania anch'essa vuole la successione della Volinia-Galizia, ma anche Casimiro III di Polonia, che era anche lui imparentato con l'ultimo principe, è uno dei pretendenti. I boiari di Volinia-Galizia inizialmente scelgono come loro principe Boleslao di Masovia, che era un nipote degli ultimi principi che abbiamo nominato, ma Boleslao cerca di imporsi attraverso la religione cattolica ed è assassinato nel 1340. A quel punto Liubartas occupa la Volinia e Casimiro di Polonia invade la Galizia. C'è quindi forse una spartizione tra Lituania e Polonia. Scoppia una guerra tra Lituania e Polonia che dura ben 26 anni. Nel 1341 Liubartas muore e gli succede come Granduca di Polonia suo figlio Algirdas, che viene anche chiamato Olgierd, che regna come Duca di Polonia dal 1345 al 1377. La pace tra Polonia e Lituania arriva nel 1352 e poi definitivamente nel 1366, perché questa guerra sarà lunga, si ferma e riprende più volte. Il risultato è che la Lituania manterrà il possesso della Volinia e la Polonia manterrà il possesso della Galizia. Nel frattempo Lituania e Polonia si uniscono per conquistare la steppa meridionale in seguito all'improvviso crollo della potenza dei tatari. Casimiro III di Polonia fallisce contro i nuovi principati rumeni che avrebbe voluto conquistare, rivendicati da lui perché in precedenza erano dipendenti dalla Galizia, mentre invece, attenzione, Algirdas coglie dei successi veramente straordinari, riuscendo a rovesciare il Khan dei tatari di Polonia nella battaglia di Sinevodi, in questo modo annettendosi tutta la Podolia e anche altri territori dell'attuale Ucraina, arrivando fino al Mar Nero, pensate, e respingendo i tatari nella direzione opposta fino in Crimea. I figli di suo fratello Cariotas, che viene chiamato anche Coriat, governarono in Podolia, che ebbe una certa ripresa economica. Un membro della stessa famiglia divenne anche signore di Moldavia. Questo è importante, la Moldavia per un certo periodo è stata uno stato vassallo della Lituania. Invece Casimiro III di Polonia mantenne la Galizia fino alla sua morte. Abbiamo visto che Casimiro III dovette cedere molti territori, deve cedere la Pomerania, che va all'ordine teutonico, privando così la Polonia di uno sbocco al mare. Influenzata dalla Lega Anseatica, Danzica, la più importante città della Pomerania, diventa una città completamente tedesca. La Slesia, un altro territorio che la Polonia perde, è territorio ricchissimo. La Slesia viene assegnata definitivamente al re di Boemia, che l'aveva conquistata pezzettino dopo pezzettino. Questo era stato anche l'esito della politica filo-tedesca dei principi della Slesia, ma la Slesia non era completamente tedesca. Attenzione, i tedeschi prevalevano nelle città,
ma i polacchi erano più numerosi nelle campagne. In cambio di questo Casimiro aveva ottenuto la Galizia, come abbiamo visto. La Galizia è un territorio ricco e esteso, abitato da ucraini di religione ortodossa. Ben presto la Galizia, ma anche altri territori ucraini come la Podolia, appartenenti non alla Polonia ma alla Lituania, vengono colonizzati da polacchi che si muovono da ovest a est. Tuttavia Casimiro dimostra di non voler rinunciare definitivamente alle terre perdute. Nel 1343 la Polonia riconquista 2 distretti al confine con la Slesia. Nel 1351, e questo è importante, la Masovia, ho scritto qua, la Masovia diventa ufficialmente stato vassallo della Polonia. Inoltre, per testamento, Casimiro riceve nel 1364 l'intera Kujava, da cui il suo stesso ramo dinastico discendeva. Inoltre vengono recuperati alcuni distretti di frontiera del Brandeburgo. Tuttavia la tendenza è questa: Casimiro deve realisticamente arretrare a ovest rispetto all'avanzamento dell'impero germanico e dell'ordine teutonico, e arretra anche il confine etnico polacco a vantaggio dell'elemento tedesco. La Polonia di converso si ritrova a contatto con popoli orientali, i tatari, i rumeni, i lituani, i moscoviti. Quindi capite, la Polonia si sposta verso est. Abbiamo detto in precedenza che Casimiro si sforza di accentrare e di dare unità al regno di Polonia, e lo fa con successo. Le differenti province polacche erano rimaste all'idea del principe tribale, il che provocava separatismo. Grande Polonia, piccola Polonia, eccetera, non costituivano un complesso unitario. Ogni territorio aveva un proprio vojevoda, un proprio voivoda, un governatore con la propria gerarchia di funzionari. L'opera di centralizzazione comincia già da Ladislao II, padre di Casimiro, con l'imposizione di uno starosta, delegato del re e capo dell'amministrazione della provincia. Viene nominato uno starosta per ognuna delle 4 province della Grande Polonia, che sono Łęczyca, si scrive così ma si legge Łęczyca, Sieradz, Inowłocław e Brest-Kujawski. Non sempre la pronuncia polacca è facile. La carica di starosta, attenzione, lo starosta acquista sempre più potere, ridimensionando le cariche di vojevoda, anzi le cariche di vojevoda a cui lo starosta sottrae numerose funzioni, per esempio le funzioni di giudice, e anche, attenzione, ridimensionando la carica di castellan, il castellano, castellan, a cui lo starosta sottrae anche qui numerose funzioni, tra cui la manutenzione dei castelli e le attività militari. L'aumento del potere del re nelle province, sfruttate in maniera efficiente dagli starosta, maggiora le entrate fiscali verso il tesoro reale. La piccola Polonia invece, a differenza della grande Polonia, abbiamo visto, è divisa amministrativamente in 4 regioni. La piccola Polonia era divisa nelle province di Cracovia e di Sandomierz. Uno dei problemi dello Stato si trova nell'estrema diversità delle leggi tra provincia e provincia, che a volte sono contraddittorie anche all'interno della stessa provincia, tra diritto consuetudinario e decreti dei principi. Una sia pur parziale unificazione delle leggi si ottiene nel 1347 con lo Statuto di Wyszlica, qui Wyszlica 1347. Tuttavia
Esso è ricalcato sulle leggi della piccola Polonia. La grande Polonia non è d'accordo e il re dovette emanare un altro statuto per la grande Polonia. Il regno di Casimiro viene segnato dall'aumento della prosperità di tutte le classi. Esse verranno definite, lo statuto delle classi, nella Carta di Koszyce, nel 1374, quando regnerà il successivo sovrano. Parleremo infatti nuovamente della Carta di Koszyce nella prossima video lezione. I cavalieri emergono come classe distinta con una tenuta ereditaria. La nobiltà, grande e piccola, inizia a essere chiamata Szlachta. È un termine che ripeteremo spessissimo nelle nostre video lezioni che seguono la storia della Polonia e della Lituania. Tutte queste classi ricevono privilegi, libertà e immunità, ma anche indicazioni dei loro doveri. I contadini, che in precedenza avevano visto di molto limitati i loro diritti, nel 300 invece ottengono sollievo. I contadini possono emigrare a proprio piacimento e hanno facoltà di appellarsi alle corti regie. La colonizzazione tedesca introduce miglioramenti economici che aumentano il benessere dei contadini, ma ciò che colpisce durante l'epoca di Casimiro è l'enorme sviluppo delle città. Anche qui l'emigrazione tedesca, costituita tra l'altro da abili artigiani, migliora l'industria e il commercio. Vengono prodotti articoli sia per il consumo interno sia per l'esportazione. Le vie commerciali da Danzica arrivano a Leopoli in Galizia attraverso Plock e sempre da Danzica arrivano a Breslavia e Poznań attraverso Cracovia. L'importanza della Galizia dunque era molto grande. Da lì si arrivava alla via commerciale delle colonie genovesi sul Mar Nero, attraverso cui avvengono i traffici con l'Oriente. A Leopoli e in altre città affluiscono non solo tedeschi e polacchi, ma anche ebrei e armeni. In ogni città vi erano commercianti ricchissimi, davvero alcuni potevano riveleggiare con i più importanti nobili oppure col sovrano stesso. Pur schiacciando il separatismo, Casimiro il Grande favorisce l'autonomia delle città e fa rispettare gli usi e i costumi degli elementi non polacchi. Pian piano i tedeschi si assimilano, diventando buoni cittadini. Come abbiamo detto anche nelle video lezioni della storia dell'Ucraina, Casimiro III si comporta saggiamente con la Galizia. Lui, cattolico, concede la completa tolleranza alla Chiesa ortodossa, concede agli antichi principati Rus una certa indipendenza e dà anche un ruolo politico ai nobili boiari russi. Nel 1367 a Leopoli, Lviv, noi la chiamiamo Leopoli, ma in realtà ecco, si chiama Lviv, la città preferita di Casimiro, la città più importante della Galizia, viene prima fondato un vescovado armeno e poi un arcivescovado. In altre città furono fondati vescovadi. Così Casimiro inizia a sostenere la diffusione della Chiesa cattolica. Inoltre favorisce la colonizzazione polacca in Galizia. In questo modo egli riesce a legare in maniera pacifica la provincia ucraina della Galizia alla Polonia. Leopoli e la Galizia, come vedremo in seguito, emergeranno all'interno della grande Polonia del Rinascimento. Anche la Lituania, d'altra parte, fu molto tollerante nei confronti delle popolazioni russe conquistate, che spesso accettarono, come abbiamo visto, di buon grado questo dominio. Casimiro III favorisce l'istruzione e le arti e protegge gli uomini di cultura come lo storico Janko da Czarnków. E nel 1364, cosa molto importante, viene fondata l'Università di Cracovia, organizzata secondo l'esempio di Bologna, che fornisce un'alternativa alla più antica Università di Praga. Inoltre Casimiro fa sviluppare l'edilizia. Un detto popolare diceva: trovò una Polonia di legno e la rese di pietra. Casimiro muore nel 1370 e lascia il trono, come già sappiamo, come già abbiamo detto, a Luigi I d'Angiò, re d'Ungheria. E proprio con questo nuovo sovrano noi inizieremo
la prossima video lezione. Per ora terminiamo qui, vi ringrazio, arrivederci a tutti.